lontani. Delimitiamo gli spazi, Sì. non pisciamo fuori dal vaso. Giusto? Giusto. Menù? Vuoi la frittata, hai detto? Sì, una bella frittatona grande così. Frittata con enorme? 18 uova. Quindi menù frittata con insalata marocchina, quindi pomodori e cipolle con un po' di coriandolo. Ciao, siamo Marco e Sara. A bordo del nostro camper sperimenteremo una nuova vita. La scelta che abbiamo intrapreso è stata frutto di riflessioni, considerazioni e nuove esigenze che si sono fatte largo con il passare degli anni. La nostra trasformazione sarà improntata sulla qualità della vita, del tempo, nelle relazioni, nei sentimenti, nelle sensazioni. Il nostro mantra sarà: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Ci siamo posizionati in questo bellissimo campeggio, siamo in mezzo al verde, ognuno ha il proprio spazio e direi che non è male come spazio. Ho già visto che su quel tetto là in alto c'è un nido di cicogne. Ah, là un altro ancora, non l'avevo visto, sopra il camino. Molto 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 carino e tranquillo. Tanta roba. Buon appetito! Appetito! Che meraviglia di posto. Buon appetito, Felicini. Buon appetito, Felicini. Ma prima hai detto che siamo arrivati appena in tempo? Perché hanno mandato via qualcuno? Non c'era più posto? Appena siamo arrivati, sono arrivati 4 camper. Appena abbiamo parcheggiato qua, Mamma mia! sono arrivati 4 camper. E se ne sono andati adesso? No, Ma hanno trovato posto. C'è un'arietta però, e non devo prendermi la sciarpa, se no non sono tranquilla. Oh, c'è meglio? così un'altra roba. Cosa dici, amore? Dimmi. Andiamo nel pomeriggio a fare la passeggiata Nella nella foresta dei foresta? cedri? No, domani. Domani. Vabbè, cavolo. Ora che ci mettiamo in ballo noi, Esatto. saranno già tipo le 3. Oggi ci riposiamo allora. Va bene. Va bene. Domani mattina di buona lena, super colazione e trekking nella Valle dei Cedri per essere aggrediti, pronti a essere aggrediti dalle scimmie. Dalle scimmiette. Ci saranno le scimmiette urlatrici e le scimmiette venditrici. No, le seconde speriamo di no. Beh, io non mi stupisco del fatto che magari i venditori li usino come per acchiappare i turisti, Può darsi. come attrazione. Comunque è molto carino questo paese, molto carino. Il poco che abbiamo visto passando, Sì. ma questa salsa non viene giù. Devi lasciare andare, fai entrare un po' l'aria, schiaccia lateralmente e poi schiaccia. Forte, forte. E la Forte. miseria, ho capito, ma ti pare normale? Occhio che adesso schizza. Te l'ho detto. Grazie. Questa salsina non è male, Salsa algerina, l'abbiamo presa per provare. Buona. Un pochino piccantina, con dentro dei pezzettini di verdure che non si capiscono cosa sono esattamente. Comunque stavo dicendo, è molto accogliente come paese, non so come spiegarlo. Quando siamo entrati ci sembrava di essere quasi a casa, Un po' magari complice il paesaggio, dici? sì, il paesaggio che ti fa sentire, diciamo, un po' dalle nostre parti. Però prima di arrivare qua ci siamo fermati a comprare dei limoni, l'acqua che non ci mancava, il pane. Abbiamo trovato persone molto 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 gentili, molto cortesi, davvero. Bellina però. Infatti Marco mi ha chiesto quanto rimaniamo per compilare
l'ingresso del campeggio. Le fischie. E io gli ho detto, boh, vediamo, non compilare l'uscita, perché ci piace, magari 2 o 3 giorni ci rimaniamo. Asinelli. Oggi ci accompagnano gli asinelli, i gatti, i cani e le cicogne sul tetto di quella casa. Che nido che hanno fatto? Mm? E quello è il nido? Sì, Dietro no? 2 ce ne Guarda! Tra l'altro appena arrivati abbiamo trovato anche dei ragazzi che c'erano proprio da parte a noi al campeggio a Middleton. Sì, infatti la signora mi ha visto da lontano. Hello! Mi ha detto là faceva troppo freddo. In effetti è vero. Sono scappati anche per quello. Che bel pranzetto, grazie amore. Non ti piace? Ho fatto una insalata marocchina rivisitata. Anziché solo pomodoro e cipolle, gli ho messo anche carote e olive. Buono, buono. Brava mia amore a far da mangiare. Ma chi è che hai chiesto della Valle dei Cedri? Dov'è l'ingresso? Ho chiesto Dove si parte? al proprietario del campeggio. Ma quanto è da qua a piedi? Mi ha detto che dobbiamo uscire qua, girare a destra, non la prima destra, la seconda destra, fare tutto il giro, arrivare con lo chalet grande che ce l'ha, proseguire dritto, perché mi ha detto c'è una strada a destra e a sinistra, non prenderla, prosegui dritto, sono circa 2,5 km. No, beh. Si sta, E ci sono anche le scimmiette lì? Sì, comunque ogni campeggio qui in Marocco ha il suo modo di gestire gli ingressi delle persone, dei turisti. C'è chi ti chiede di registrarti subito, c'è chi ti chiede di registrare tutte e 2 le persone, quindi in questo caso sia io che la Sara. C'è chi ti fa semplicemente una foto al passaporto e ti dice ok. Sarà già lui? Boh, ognuno ha proprio il suo modo di fare, però sono tutti gentilissimi, con tanta calma, inshallah. Abbiamo gli asinelli che ci fanno compagnia là in fondo. Li vedete? Stanno costruendo una casa nuova là, guarda che bella. Sì. Non è l'hotel. A vedere dallo stile. Che tranquillità, Felicini. Madame. Dopo il caffè subito al lavoro. Quindi Marco ha appena appiccicato queste strisce che c'erano avanzate da quando abbiamo fatto questo lavoretto, che eravamo in Italia. Così la sera quando diventa buio Siamo visibili. siamo visibili, perché qua avanza fuori un bel pezzo. Non è tanto per noi che non ci facciamo male, ma è per gli altri. 3 pezzi, tac. Anche Adesso davanti. cerchiamo di mettere Il finto cartello come si arabo. chiama? Carichi sporgenti arabo. Cariche sporgenti arabi. Cerchiamo di mettere in qualche modo, vediamo. Giusto per arrivare in Spagna. Poi ce ne prendiamo uno di quelli certificati. Ma terrà questo scotch come metri te? Questo biadesivo? Secondo me sì. Vediamo. Guardate quante carrube che c'è. Queste sono piante di carrube. Ma 4 strisce addirittura. Noi cerchiamo di fare tutto il nostro meglio. Ok. Che poi tra l'altro si è già anche rovinato questo cartello. Adesso ve lo sì. facciamo vedere di dietro. Quant'è che l'avevamo pagato? 7 euro di cartello? 6 euro, non mi ricordo. Non ricordarmelo. Perché abbiamo pagato di più fare il cartello che a verniciare il camper, in proporzione. Non è che sono tutti onesti come Assano.
Pretendevo anche che gli davamo 10 euro quello di cartello, perché abbiamo usato lo scotch, perché abbiamo usato la vernice, e io gli ho detto: ma scusa, non è che hai usato uno scotch intero e una bomboletta di vernice intero? Sì, allora va bene. Sì, perché chi non avesse visto la puntata precedente, l'abbiamo fatto costruire questo cartello. L'abbiamo comprato da una parte e fatto, diciamo, fatto fare dall'altra. Vediamo. Con del nastro adesivo. Vabbè. Più o meno a metà, più o meno. Non devi girarlo. In che senso? Giralo che è più corto, no? È Così. uguale. È uguale. È un quadrato. Quadrato, sì, Ah, ok. Mi sei Ma che lo giro, non è problema. Non è uguale, questo cambia. Secondo me lo perdiamo quel cartello qua. Te lo dico, amore. Sì? Sì. Dici che lo perdiamo? Magari è più pericoloso lasciarlo su così che... Secondo me invece non lo perdiamo. Ma la parte sotto mi sa che la striscia sotto l'hai messa per niente. Perché? Come fai? No, l'ho messa qua, è giusto. Vabbè. Sì. Vabbè ragazzi, siamo visibili, no? Vedete qua? Dove si è rovinato? Fino alla fine del Marocco siamo visibili. Va bene. Là, madonna. Tiene, Ogni chilometro mi fermo e guardo se va via. No, tiene, guarda. Tieni? Sì, non lo spacchi più da qua, madonna. Ok, anche questo lavoretto è fatto. Controllo livelli fatti, vero amore? Acqua, olio, eccetera. Acqua, olio, aceto e sale. Ogni tot lo facciamo. Pannelli solari lavati. Pannelli solari puliti poco fa. A posto. Manutenzione fatta. Abbiamo proprio tutto il gregge che passa. Che meravigliosa tranquillità, ragazzi. Il rumore del ruscello. Il raglio degli asini. Il belare delle pecore. Il beccare delle cicogne. Marco sta lavorando. E il rumore del tablet. Felicini, buongiorno. Bonjour. Bonjour. Si capisce più niente qua, un po' parli spagnolo, un po' francese, un po' inglese. Quando parlo con qualcuno ci metto un attimo a collegare. Beh, ma facciamo anche un il buon mix, cervello. Sì, sì, sì. Comunque ci stiamo addentrando nella foresta, non nella foresta amazzonica, Seguiamo il gallo. Seguiamo il gallo che ci porta. Ci porta. Ci stiamo addentrando nella foresta per vedere le scimmie. Ma quali scimmie? Le bertucce. Quindi andiamo a conoscere le bertucce. Chissà se sono rispettose queste scimmiette, ma infatti la Sara non si è portata neanche il cappello per paura che glielo rubassero. Né cappello, né orecchini, non ho messo niente, il telefono l'ho messo via. Sì. La videocamera la tiene Marco, che ha la presa più salda. Sì. Se ci rubano la GoPro non vedrete mai questo video. Quindi attenzione, se non vedrete mai questo video vuol dire che ci ha rubato la GoPro. Ma come fanno a saperlo se non vedono il video? Cioè come fanno a sapere che noi siamo andati nella foresta di Noi ve lo scimmie? diciamo in anteprima, ve lo diciamo in anteprima No, dai, speriamo di no. 3 mesi dopo, no, 3 mesi prima. Perché se è anteprima ve lo diciamo prima, però lo vedete tra 3 mesi, quindi è un po' un casino. Noi vi abbiamo avvisato che siamo nella foresta, se non ci trovate più sapete dove siamo. Dietro alle mie spalle, vedete, è pieno di alberi di ciliegio. Perché? Perché questa cittadina è rinomata proprio per le ciliegie. Ovviamente adesso non è stagione, siamo a fine febbraio, anzi neanche a fine febbraio, a metà febbraio, e sicuramente quando farà più caldo sarà tutto in fiore, pieno di ciliegie. Guardate un po'. Tutte queste sono tutte ciliegie, tutte. C'è un campo enorme dietro qua che è pieno di ciliegie. Volevo farvi notare la struttura delle casette qui, perché sono fatte tutte in mattoni, contrariamente a quelle che abbiamo trovato finora, quindi fatte con paglia, fango, eccetera. Qui sembra di essere nelle Alpi nostre. Infatti Azrou è soprannominata la Svizzera del Marocco. È in questa valle molto coltivata e molto verdeggiante, e quindi veramente ti dà l'impressione di essere, che ne so, in Trentino Alto Adige o sulle Alpi svizzere. Quella è la classica villa di famiglia Brianzola. Adesso dobbiamo chiedere informazione perché siamo arrivati a un certo punto che A un bivio. Vediamo, e non sappiamo dove andare. All'uscita del camping è la seconda a destra, siamo andati sempre dritti
Adesso vediamo dove andare, a sinistra o a destra. E questo è un albergo in fase di costruzione. Abbiamo chiesto informazione, mi viene da ridere, a dei signori e gli ho parlato in francese, gli ho parlato in arabo, non è che gli ho parlato, ho fatto la traduzione, non riuscivano a capire niente. Gli ho fatto allora il verso della scimmia. Si è messo a fare e loro lo guardavano. Niente, mi guardavano un po' starefatti, ma non hanno capito lo stesso. Alla fine ho dovuto con calma fare la traduzione in arabo, alzare il volume, fargli capire che dobbiamo andare a vedere le scimmie. Alla fine forse ci stanno mandando nella direzione giusta. Com'è difficile, mamma mia amici. Allora alla fine, la seconda a destra, sempre dritti, si trova un bivio, si gira ancora a destra. Nel frattempo vi tengo aggiornati sulla strada. Cosa sono questi frutti? Qualche bacca. Questi sono bacche, ma non so cosa sono. Sembrano coccirelle. La direzione sembra quella giusta. Dobbiamo fare quella salita ed entrarci nel bosco. Sentiamo i versi delle scimmie, ma sembra che provengono dall'altra parte. Boh. Tutti a sinistra, non vorrei che magari ci inganna. Sentite, questa è la scimmia gallo. Alla fine stiamo percorrendo questa specie di provinciale, anzi sì, è un provinciale. Non sappiamo se abbiamo preso la strada giusta. Le indicazioni ci dicono di qua, però ad ogni persona che chiediamo sembra che non parlano. Vabbè dai, proseguiamo di qua, vediamo se ci arriviamo. Comunque sono più di 2,5 km. Saranno penso 4 km, 4,5 km, anche 5 forse. Boh, vediamo quando siamo arrivati, dai. Amore, è a posto? A posto. Sei stanca? Bevi? Sì, bevo. Pausa. Okay. Pausa acqua? Acqua. Sui bordi delle strade, sia a destra che a sinistra, tendenzialmente tendono sempre a fare questi canali. Vedi? Qui è dove appunto si canalizza tutta l'acqua, scende e poi si distribuisce nei vari campi. Una cosa molto intelligente. 10 minuti che camminiamo su questa strada, è passata una macchina. Allucinante. Deserto totale qui. Io mi sono messa il turbante perché con la scusa che non ho portato il cappello il sole inizia a scottare e dà proprio fastidio alla testa. Quindi è comodo questo turbante che funge anche da sciarpa. Che profumo di cacca, di ganga. Però mi ricorda le nostre vallate, l'infanzia in montagna. Madonna, guardate un po'. Qua ne hanno da pascolare. Voglio, questi sono gli asinelli, lì c'è la mucca di Tossassola, ci sono le pecore. Siamo quasi arrivati, amore? In teoria, ne camminiamo. Facciamo come Forrest Gump. Non immaginate nemmeno i sacrifici che sta facendo la Sara per farvi vedere le scimmiette e la foresta. Perché come sa lei, con la pressione sta facendo tanti sacrifici. Abbiamo ancora tutta sta salita da fare. Ci mancano ancora un paio di chilometri e fino adesso abbiamo fatto 5 chilometri. Sì, ma non in piano però, quasi tutto in salita. A parte il primo tratto, resta tutto in salita. Boh, a noi ci hanno detto 2,5 km. Niente ancora ragazzi, non sappiamo quanto manca. Siamo a 6,5 km. Poi ci hanno detto 2 km, 2,5 km. Va bene. Vediamo se riesco a chiamare le scimmie da qua, se arrivano loro. Questo sarebbe il tuo richiamo. Bello. Vediamo se spunta qualcuno. Fortunatamente sono finite le salite, ma abbiamo solo questa piana da fare e poi dovremmo addentrarci nel bosco. Nella forestina. Nella forestina.
alla fine sono 7,5 km. Sì, vabbè. Anzi cioè, quasi 8 sono. Andare e 8 tornare. quando torniamo in campeggio aggiorniamo la tipa perché Non ha fatto l'aggiornamento. no, non ha fatto l'aggiornamento di Maps. Ciao scimmietta! La vedete lì dov'è? Sulla pianta. Lì dov'è? Lì amore qua. Ciao scimmietta! Truth with things that are not real, and I really want us to be real with love, love that lasts. In the past I messed up, gave too much. What is it with time? Why can't we unwind? And all the hurt we deal with, I wanna leave my cares behind. And now the time has passed, I see why we are lonely. Cosa fai amore? Raccolgo qualche legnetto di cedro, poi gli spezzi li faccio piccoli piccoli e in camper accendiamo, facciamo la brace per mettere gli incensi che ci ha regalato Aisha, fatti con i fiori. I see why we were lonely. Oh, should've let me speed it up. You could've had more of me. And now the time has passed. I see why we were Ti diamo un nome tipo lonely. pasticcione. Tu sei la scimmietta pasticcione. Should've let me speed it up. You could've had more of me. Questo è uno grande. Oh, che culotto grande che hai. Ma è bellissimo stare qui in mezzo, ragazzi. Stanno facendo tutti lo stesso lavoro, va a gruppi, spulciano. Questa sta cercando del cibo nella terra, vedete che scava. Truth with things that are not real, and I really want us to be real with. Guarda, si mette a spulciare qua. In the past I messed up, gave too much. What is it with time? Why can't we unwind? Mamma mia. Ma avete visto quanto gli siamo andati vicino? Vicinissimi. Bellissimo, io voglio costruire una casetta qua a mezzo alle scimmie. And now the time has passed. I see why we are lonely. Ooh, should've let me speed it up. You could've had more of me. And now the time. Queste sì che sono soddisfazioni. È valsa la pena per vicini fare 8 km per venire a vedere le scimmiette. Adesso dobbiamo farne ancora 8. Anzi, anche abbastanza a passo spedito perché qui si sta rannuvolando. Sì, Infatti è andata pioggia, abbiamo tempo quanto per rientrare? esatto, lo so. Un'oretta e mezza, poi penso che È la 1:20. 2:30, massimo 3. Siamo a casa. Va bene. Vi sono piaciute le scimmiette? Fateci sapere nei commenti se qualcuno di voi le ha viste anche lui così da vicino oppure no. Ovviamente in libertà e non In nella libertà, zona. no, certo. Una cosa importante, se vi sono piaciute le scimmiette e la foresta, mettete mi piace al video e iscrivetevi al nostro canale. Quindi per forza vi dovete iscrivere perché vi sono piaciute per forza. Anzi, girate il video ai vostri amici anche, che magari si iscrivono anche loro al nostro canale, così ci date una mano per i prossimi viaggi. Continuiamo per quello che dovremo farvi vedere. Faremo un altro viaggio molto tanta roba. Interessante anche quello. Sì. Quindi seguiteci e condividete i nostri video. Non stupitevi del fatto che ogni tanto ci vedete in maniche corte e canotte, ogni tanto ci vedete con la felpa, il cappello, perché qui le temperature cambiano a seconda di dove vai, come un po' da noi.
quindi pianura, montagna. L'abbiamo voluto un po' provare tutto in questo Marocco, dal deserto al mare, la costa, il deserto, le montagne, sono paesaggi fantastici. 40 gradi ai 0 gradi. Ciappo bello, Troppo bello. Bombazza tante scimmie. Nella nostra casa, sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà. Viaggiare insieme